Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, anche Luna e Venere in pesci. Andiamo a vedere quali sono per te le energie delle prossime ore e dei prossimi giorni. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, va bene? Allora, vediamo gli spiriti cosa ci raccontano. Io faccio appello al mio amante mistico per realizzare questa creazione per te. Prime tre carte degli oracoli, quali energie ti accompagnano nei prossimi giorni, prossime ore? Bellissimo, amore incondizionato. Questo sembra un po' la foresta immaginale, no? Quando entriamo con le sequenze fluide yoga sciamanico. È uno stato d'estasi questa carta. È uno stato d'estasi, mi dice che è come se vivessi in uno stato d'estasi. Cos'è lo stato d'estasi? È lo stato ampliato di coscienza. E quando entri in uno stato ampliato di coscienza riconosci la bellezza in tutto. E questo si propaga da te, no? E di conseguenza all'esterno vedi amore incondizionato, persone che ti danno amore incondizionato, la natura, la bellezza di tutto ciò che vivi. E questo è uno stato d'estasi, è stupendo, bellissimo. Cos'altro abbiamo? Gli spiriti ti amano moltissimo. Il tuo amante mistico, lo spirito guida ti ama tantissimo, ti dice. Qui ed ora la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Allora, con questa carta dell'amore incondizionato è qui ed ora, il qui ed ora è tutto ciò che esiste. Non esiste prima, non esiste dopo. Il passato è la pura possibilità di pacificare, di perdonare, e il futuro è la pura possibilità di creare. Allora non permettere alla mente razionale che ti vuole portare sempre nel passato o nel futuro, che ti svia sempre, ti devia dal momento presente, no? Quello che sta succedendo adesso è ciò che esiste. E quindi è una carta che ti ricentra e ti fa apprezzare la bellezza di questo momento per farti scoprire qualcosa di meraviglioso che esiste. È un'indicazione fortissima questa per te. La semplicità. Questa è l'acqua, no? La via più semplice è quella più sicura. Le energie delle prossime ore, i prossimi giorni saranno incentrate sulla bellezza del quotidiano, che è la base di partenza per ogni cosa. E vedo che le cose si semplificano, laddove hai visto difficoltà le cose si semplificheranno, perché vedo tanto amore intorno a te, dentro di te. E le cose si semplificheranno, ciò che ti sembrava insormontabile magari con la carta della semplicità, vedo che si semplificheranno. Fluida, questa è come se fosse una goccia d'acqua, una bolla d'acqua piena d'oro, no? La via più semplice è sempre quella più sicura. Vedo delle prossime ore, prossimi giorni come se ci fosse un'epifania per te, molto bella, molto energia, molto bella, molto presente, perché ti vedo concentrata nel qui ed ora, molto presente a quello che accade. Vedrai la bellezza laddove non sei riuscita magari a scorgerla prima, in degli avvenimenti, degli accadimenti. Sono carte molto potenti queste. La semplicità è la cosa più potente. Allora, vediamo, aspetta che ho messo le carte al contrario, aspetta un attimo. Eccole qua. Allora, vediamo quali sono le energie dei prossimi giorni, delle prossime ore. Cosa hanno da dire gli spiriti a mezzo dei tarocchi? Energie delle prossime ore, prossimi giorni. Eccolo, wow, 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 quante carte. Allora.
Aspetta, aspetta, aspetta. Cavallo di Atame, cavallo di spade. 2 di spade, l'uomo verde, il matto, 4 di spade, 2 di denari. Allora io vedo qua molto riposo. Vedo molto riposo dopo momenti di tensione, vedo molto riposo, nuovi inizi completi, finalmente, finalmente ti puoi rilassare, le cose vanno in equilibrio. Sono uscite le altre, 7 di coppe, 7 di spade, la madre terra, wow, la stella. Sto vedendo una cosa potentissima qua io, eh. Allora qua tu avrai una crescita esponenziale grazie al fermo, cioè come vi insegno sempre nello yoga sciamanico, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Allora io qua vedo che lo sforzo viene bandito, viene bandito e finalmente tu inizi una nuova fase della tua vita dove ti vedo rifiorire e attrarre le cose senza che tu sposti un dito, con l'astuzia sacra. È come se ti si aprissero delle possibilità davanti a te, no? In passato la mente voleva subito acciuffarle o voleva raggirare queste, per non farti emergere. Io vedo che qua emergerai, vedo che tu realizzi un obiettivo a mezzo del tuo magnetismo. Realizzi un obiettivo che è anche la sanazione, la guarigione, la stella. E la madre terra è l'imperatrice qua al centro, mi parla di crescita, di sviluppo, di abbondanza. E qua c'è una cornucopia, no? La cornucopia è simbolo, magari la puoi vedere nei prossimi giorni anche su internet, su Instagram. Questa cornucopia, anche le anatre potresti vedere, le mele, che sono il simbolo di questa rinascita che la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Magari ti sei sforzata o sforzato per convincere qualcuno o delle persone. Eh, io vedo che alcune persone hanno potuto essere veicoli di confusione per te negli ultimi tempi. Il sette di spade mi parla di persone che si sottraggono, che ti mentono, che aggirano un po' la carta del ladro, no? Hai potuto avere queste espressioni del divino a mezzo di queste persone, però statti sicura e sicuro che si apre una nuova fase della tua vita dove finalmente tu puoi riposare dagli affanni della mente in merito a queste questioni. E vedo che c'è con la madre terra, l'imperatrice, wow, uno sviluppo senza che tu faccia niente. Ovviamente non so se stai facendo un lavoro sciamanico, se lo stai facendo questa lettura è il grande potenziale, no, che si rivela, ma al di là qua vedo una guarigione proprio anche del tuo corpo. L'imperatrice mi parla del corpo, l'uomo verde mi parla della terra, del corpo. È come se rifiorissi nella materia, e cioè nel tuo corpo. Un equilibrio tra mente e spirito, no? Mm, ti vedo finalmente rilassarti con una guarigione e un'attrazione magnetica senza che tu alzi un dito. Sono volute uscire tutte insieme queste carte per farmi questo quadro. Sì. Capirai che per realizzare qualcosa non devi alzare un dito. L'impegno è diverso dallo sforzo. L'impegno è dettato dalla fede, dall'amore incondizionato, no? Come vi insegno sempre, agite per fede, non per controllare il risultato. E la fede ripaga sempre. Ecco, è questa roba qui che vedo. Wow, vediamo cos'altro. Re di denari. Wow, 3 di coppe, 9 di bastoni. Io vedo che qua ci sarà celebrazione, risate, condivisione. ehm,
vedo sentirti bene, nonostante le fatiche che tu hai potuto attraversare negli ultimi tempi o delle tensioni che hai potuto attraversare. Ti vedo sorridente, ti vedo celebrare. Non sei sola o solo in questo. Vedo anche la figura di un uomo, la figura di un uomo. Può essere un datore di lavoro, può essere qualcuno che lavora con te, può essere un segno di terra, ehm, con il quale c'è riconciliazione nonostante le fatiche, oppure celebrazione nonostante le fatiche, o nonostante lo sforzo in 9 di bastoni, no? Le cose si sistemano sole, mi dicono. E qua è come se tu raggiungessi anche una stabilità affettiva con le persone a cui vuoi bene. Qua abbiamo avuto una torre, abbiamo avuto forse un crollo con una persona, Re di Denari e la caccia selvaggia e la torre, no? Magari una persona, o qua c'è stato un po' di malintesi, un po' di situazioni strane, un po' di ambiguità, vedo. Questa situazione è crollata, mi dicono. Questa situazione è crollata perché non poteva più andare avanti così com'era, non era più funzionale alla tua anima, vedo. Magari anche un crollo fisico, psicofisico può essere stato il tuo, eh? Qua c'è una grande opportunità di lavoro che arriva con l'asso dei denari, o di lavoro o un'opportunità importante sul piano pratico, sul piano materiale, sul piano concreto, ciò che tu dopo tante fatiche ottieni, vedo. Anche l'asso dei denari nel corpo è anche una ripresa totale del proprio corpo, che è un grande seme che poi si espande, no? Che cos'altro? Qua c'è l'amore. Asso di coppe, non solo l'amore per un'altra persona, qua l'asso di coppe mi parla della felicità, dell'entusiasmo, di una nuova vita finalmente dopo questa torre, asso di coppe e l'asso di denari. Queste carte mi stanno anche raccontando di questi due assi mi dicono che c'è prosperità nella terra e nel cuore. E questo genera questo amore incondizionato. Le persone ti ameranno, le persone, grazie a un crollo che hai avuto dove ti sei tolta le maschere o stavi avendo un crollo rispetto alla tua vecchia identità, ecco, qua tu rifiorisci a livello pratico, a livello sostanziale, a livello emotivo. L'asso di coppe mi parla proprio di felicità che arriva grazie a questo amore incondizionato che è questo qui che si sperimenta. Qua mi dice 10 di bastoni che abbiamo vissuto situazioni pesanti che ormai non esisteranno più. Qua senza fare niente tu attiri, senza fare niente tu attiri. Fammi vedere questo asso di coppe. Guarda, c'è un'apertura emotiva dopo un blocco esistenziale con l'otto di spade. Sì, 10 di coppe, magari in famiglia anche. E l'otto di spade in queste carte è diverso un po' dall'otto di spade normale perché ti dice la pazienza che hai avuto in cui la tua mente ha potuto dominare con i pensieri ossessivi o sentirti bloccata o un po' frustrato, non esiste più, non esiste più. Sì. Che lettura? Vediamo altri oracoli cosa ci dicono. Puoi aver avuto una discussione con una persona che ti ha portato a essere confusa o confuso, ok? Magari una persona un po' più o sul posto di lavoro o a livello lavorativo o una persona più radicata. Fatto sta che qua si riporta assolutamente un equilibrio, si sanano le questioni, nonostante le difficoltà. Vedo resilienza e un nuovo inizio, un'apertura emotiva. Ok. Cosa ci dicono questi oracoli? Cosa ci dicono gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Vortice. Questo è il vortice un po' come la torre. Abbiamo vissuto una sensazione un po' di scombussolamento emotivo, no? Probabilmente. Però arrivano i doni. Grazie a come hai attraversato
emozione, questo mito che hai messo sulla scena della vita vivendo, no? Come ti ho spiegato anche nel video Destino e Libero Arbitrio, ci sono dei doni che sono in arrivo per te, sono dei doni concreti proprio, dei doni, delle sorprese. Ti ho detto è come se fosse una sorta di epifania. Anime, e questa è l'unione di anime, non sei sola, non sei solo, qua c'è un'unione di anime che sono sia le anime dei tuoi avi, dei tuoi antenati, ma eccole qua, il tre di coppe, ti vedo festeggiare, resuscitare per l'unione delle anime, qua mi parlano di anime affini a te, di anime che ti fanno sperimentare la semplicità di essere nell'amore incondizionato. E c'è un grande supporto animico da parte degli spiriti nei tuoi confronti. Che cos'altro? Vedi il crollo della torre. Abbiamo avuto questo crollo e da questo crollo era necessario affinché nascesse il nuovo inizio. Cos'altro? Ci dicono catarsi. Dopo questo crollo abbiamo avuto una catarsi e la coscienza si è risvegliata, e questi oracoli mi stanno confermando che qualsiasi crollo tu abbia avuto in questo momento con una persona o rispetto a un certo modello di rigidità, va bene, questo ha risvegliato la tua coscienza, quindi tutti gli eventi arrivano perché hanno un fine e il fine ultimo di ogni evento è la libertà finale, libertà di esprimersi, libertà di essere nell'amore incondizionato, no? Nell'apprezzare ogni sensazione, ogni situazione, e questo nuovo inizio è proprio in arrivo per te, prossime ore, prossimi giorni. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Ruby, benedice il tuo cuore. Allora, avrai appoggio emozionale e spirituale per curare e riparare il tuo cuore. Avrai appoggio emozionale e spirituale, te l'ho detto, il tuo cuore verrà guarito dalle antiche ferite. Avrai appoggio emozionale e spirituale, sia dalle persone intorno, queste qua ti vedo celebrare, sia dagli spiriti. La cura del perdono. È ora di lasciare questa rabbia repressa che sta bloccando la tua salute e la tua felicità. Questo è un consiglio che ti stanno dando. Abbiamo della rabbia repressa probabilmente che blocca la tua espressione, anche la tua salute, magari abbiamo somatizzato, te l'ho detto anche nel corpo qui, no? Ecco, io non lo so se stai facendo un lavoro sciamanico con me, ma ti consiglio vivamente di farti un rituale sciamanico di quelli che trovi sul canale. Chi segue la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto lo conoscete bene, perché i tarocchi ci stanno narrando un potenziale in essere per te in questo momento. Allora, nella misura in cui tu pratichi e vedi la rabbia non come un nemico, ma come un dio da attraversare, a cui allearti, allora tu entri subito nella risonanza di questa lettura. Mi spiego? Magari fatti il rituale erotico della Kundalini, la danza del piacere subito dopo e il rituale di morte e rinascita. Perché qua vedo felicità, vedo tanta felicità. E vedo anche la guarigione che fai con la stella, no? La guarigione con gli dei, l'alleanza a queste emozioni, la vedo assolutamente. Vedo una guarigione a tutto tondo e vedo una capacità tua attrattiva di realizzare le cose senza il minimo sforzo, come magari hai fatto in passato. E qua c'è la prosperità, te l'ho appena detto. Si è prodotto un cambio positivo nel flusso di appoggio divino, e questa è la prosperità fisica, psicofisica, di idee, creazioni, lavoro, entrata di denaro, entrata emozionale. C'è un'apertura dopo un crollo necessario affinché tu vivessi una nuova alba della tua vita con il matto qui. Mi spiego? Sì. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Qua
avviene un incontro con qualcuno, c'è l'incontro con qualcuno, abbraccio, fusione e liberazione. E quindi hai la conferma anche di un legame importante, gli abbracci anche con altre persone. C'è questo incontro d'anime, no? Ce l'hanno detto ripetutamente nella lettura e ci sarà una liberazione da ciò che la carta dell'oracolo ti ha detto in merito alla contrazione di questa rabbia, una fuoriuscita energetica che ti autopotenzierà. È una lettura straordinaria perché vedo tantissimo amore e gratitudine per questo, va bene? Quindi, ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!